Oggi ho preparato un test per te. Vediamo quanto sei italiano o italiana da 1 a 10. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di cultura italiana e ho preparato per te un test. Dovrai rispondere ad alcune domande e se rispondi a queste domande come risponderebbe un italiano, allora significa che sei anche tu un vero italiano o italiana. Prima di iniziare però voglio anche dirti che se ti interessa tutto riguardo all'Italia e l'italiano, puoi dare un'occhiata ai nostri corsi Italiano Vero. Infatti, grazie a questi corsi potrai studiare l'italiano vero e autentico che parliamo in Italia, migliorare la tua grammatica e il tuo vocabolario e anche imparare tante nuove cose di cultura italiana. Quindi se vuoi migliorare il tuo italiano, puoi visitare il nostro sito www.teacherstefano.com/corsi e dare un'occhiata a tutti i corsi disponibili in questo momento. Fantastico! Adesso iniziamo subito con il video di oggi. Io ti farò una domanda, poi pensa alla tua risposta e io poi ti darò la risposta di un italiano. Se la risposta è la stessa, allora guadagni un punto. Se la risposta è diversa, non guadagni nessun punto. In totale ci saranno 10 domande, quindi puoi totalizzare massimo 10 punti. 0 punti significa che non sei per niente italiano, invece 10 punti significa che sei italianissimo, forse più italiano anche di me. Benissimo, iniziamo subito con la prima domanda. Cosa bevi normalmente quando mangi la pizza? Pensaci un attimo. Cosa bevi quando mangi la pizza? Beh, se hai risposto birra è la risposta corretta. In Italia generalmente c'è l'abitudine che quando andiamo in pizzeria ordiniamo una birra. È molto comune associare la birra alla pizza. Ti dico la verità, però io qualche volta bevo anche il vino perché mi piace di più della birra. A me la birra non piace così tanto. Quindi io su questo non sono proprio italiano al 100%. Però alla maggior parte degli italiani piace bere la birra con la propria pizza. E adesso passiamo alla seconda domanda. Che cosa significa per te la parola caffè? Caffè. Se io ti dico caffè, a che cosa pensi? Ti do qualche secondo per pensarci. Beh, se io ti dico la parola caffè, dovresti pensare all'espresso. Questo perché in Italia abbiamo chiaramente la parola espresso, però generalmente per noi il caffè è l'espresso. Se vogliamo chiedere altri tipi di caffè, dobbiamo specificare il tipo, quindi che ne so, cappuccino, macchiato, eccetera. Ma quando diciamo caffè intendiamo l'espresso, quindi se tu vai in un bar puoi chiedere ovviamente un espresso, però se chiederai un caffè ti daranno un espresso. Quindi se hai risposto espresso, complimenti, guadagni un punto. Passiamo alla terza domanda. La colazione in Italia è generalmente dolce o salata? Ti do qualche secondo per pensarci. Dolce o salata? Beh, in Italia la colazione è generalmente dolce. Infatti, quando pensiamo a una tipica colazione italiana, pensiamo subito ad un cappuccino, per esempio, comunque un caffè, e poi un cornetto o brioche, come la chiamano al nord, una torta, una crostata, uno yogurt, insomma tutte cose dolci. Generalmente in Italia non consumiamo cose salate come salumi o uova a colazione. Ora dico generalmente perché anche in Italia potresti provare la colazione salata, però generalmente la colazione in Italia è dolce. Poi ovviamente se vai in un hotel troverai anche la colazione salata, però generalmente la maggior parte degli italiani fa una colazione dolce. Quindi se hai detto dolce guadagni un punto. Ora passiamo alla quarta domanda, un'altra domanda sul cibo. Conosci la differenza tra carbonara e amatriciana?
Carbonara e amatriciana, due piatti molto molto famosi della tradizione culinaria romana. Pensaci un attimo, carbonara, amatriciana, qual è la differenza? Allora, la carbonara è preparata con uova, pecorino, un tipo di formaggio, e il guanciale, che sarebbe un tipo di carne, appunto la guancia del maiale. Invece l'amatriciana si prepara con pomodoro, pecorino e guanciale, quindi non ci sono le uova, ma c'è il pomodoro. Sono tutte e due molto molto buone, ma diverse. Quindi, se conoscevi la differenza tra carbonara e amatriciana, guadagni un punto. Passiamo alla quinta domanda, una domanda pratica. Se io faccio questo gesto, sai cosa significa? Questo qua. Metto la mano così. Cosa significa? Pensaci un attimo. Questo è importante. Allora, io spesso vedo magari persone che appunto non sono italiane usare questo gesto sempre quando parlano, ma no, questo gesto ha un significato molto molto specifico. Significa: ma che stai dicendo? Oppure: ma che vuoi fare? Ma che dici? Quindi è un gesto che usiamo quando vogliamo esprimere il nostro dubbio, la nostra disapprovazione, oppure anche il fatto che siamo sorpresi, cioè: ma che stai dicendo? Ma no, è sbagliato quello che dici. Questo è il significato di questo gesto. Ma che stai dicendo? Ma no, ma non è così. Non possiamo usarlo semplicemente così quando parliamo. No. Quindi, se conoscevi il significato di questo gesto, allora un altro punto. E ora andiamo alla domanda numero 6. Sai che cosa sono i baci sulla guancia? Ma soprattutto come funzionano? Pensaci un attimo. Baci sulla guancia. Ti ho dato un grande indizio. Allora, i baci sulla guancia sono una forma di saluto italiana. Come funzionano? Avvicinando le guance alle guance dell'altra persona e facendo il rumore di un bacio con la bocca. E un'altra cosa molto importante è che dobbiamo andare da destra a sinistra, quindi questo è molto importante perché a volte può causare delle confusioni, perché in altri paesi del mondo questo gesto si fa da sinistra a destra, invece noi dobbiamo andare a destra e poi a sinistra e appoggiamo la guancia, quindi così. Capito come funziona? Questa è una forma di saluto molto comune in Italia, diffusa tra uomini e donne indistintamente. Quindi, se conoscevi i baci sulla guancia e anche la direzione, destra, sinistra, allora puoi aggiungere un punto. E ora passiamo a un'altra domanda con un gioco italiano. Sai che cos'è la tombola? La tombola? Tombola. Questa è bellissima. La tombola è un gioco che normalmente facciamo a Natale ed è un gioco con i numeri e l'obiettivo è avere nella propria cartella in fila i numeri che sono chiamati dal tomboliere. Quindi c'è una persona che estrae dei numeri, un po' come il bingo, e se noi abbiamo questi numeri in fila nelle nostre cartelle, allora vinciamo piano piano dei premi. Chiaramente ho fatto una spiegazione molto molto veloce, però questo è un gioco molto molto popolare in Italia che tutti facciamo a Natale. Quindi se vuoi essere un vero italiano o italiana devi conoscere la tombola. Ora passiamo alla domanda numero 8. Se io ti dico la parola parcheggio, a che cosa pensi? Parcheggio. Qual è anche la prima emozione o il primo stato d'animo che ti viene in mente? Beh, la parola parcheggio, almeno per me, evoca solo tanto stress. Beh sì, perché in Italia parcheggiare non è per niente facile. Lo sai, dai, le nostre strade sono piccole così, sono strettissime, ci sono pochissimi parcheggi e molte volte noi italiani dobbiamo diventare anche molto
creativi nel parcheggiare la macchina. Quindi il parcheggio è una cosa che tutti gli italiani odiano perché è molto stressante e perché non si trova mai. È davvero molto difficile trovare parcheggio per la propria auto. Quindi andate a piedi, usate la bicicletta, usate i mezzi pubblici, ma non la macchina, perché davvero in Italia è un grande stress. Se quindi anche tu hai pensato allo stress da parcheggio italiano, aggiungi un punto. E ora passiamo alla domanda numero 9. Conosci il significato della parola o esclamazione boh? Boh? Cosa significa boh? Dai, questa non è difficile, ne ho parlato tantissimo sul canale. Quando diciamo boh, stiamo semplicemente dicendo non lo so. Boh, infatti, è una piccola parola, un'esclamazione che usiamo in italiano per dire semplicemente non lo so. Non lo so. Chiaramente ti consiglio di usare queste espressioni in contesti più informali, con magari amici, parenti o comunque persone con cui hai un bel rapporto, hai confidenza, ok? E adesso passiamo all'ultima domanda, quella più importante, la domanda numero 10. Quando preferisci bere il cappuccino? Questo è importantissimo. Qui devi rispondere come un vero italiano o italiana. È molto importante. Quando preferisci bere un cappuccino? Beh, se hai risposto dopo pranzo, dopo cena, mi dispiace, ma non guadagni nessun punto. Generalmente il cappuccino è una bevanda che noi italiani consumiamo a colazione, quindi è accettabile bere il cappuccino di giorno, di mattina. Già comunque nel pomeriggio non è molto comune bere il cappuccino, o comunque sì, potrebbe succedere, magari anche un italiano potrebbe bere il cappuccino di pomeriggio, però lontano dai pasti. Cioè, nessun italiano berrebbe un cappuccino dopo aver mangiato un piatto di pasta, oppure berrebbe un cappuccino dopo aver mangiato una pizza. Questo no, non funziona. Quindi, se vuoi essere un vero italiano o italiana, devi bere il cappuccino a colazione e basta. Fantastico! Allora, adesso devi scrivermi qui sotto nei commenti il tuo punteggio. Da 1 a 10, quanto sei italiano o italiana? Ti dico, io sono più o meno 8,5, va, diciamo così, perché preferisco la colazione salata a quella dolce, mi piace molto di più, e anche perché bevo raramente la birra, non mi piace, cioè sì, a volte la bevo ma non sempre, quindi per questo motivo sulla prima domanda mi sono dato mezzo punto. E tu qual è il tuo punteggio da 1 a 10? Dai, scrivilo qui sotto. Se il video ti è piaciuto, comunque ti sei divertito, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo ci aiuta davvero tantissimo a far crescere il canale, quindi se vuoi aiutarci a crescere così tante altre persone possono guardare i miei video e imparare l'italiano, lascia mi piace, davvero ci aiuta tantissimo. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video, un abbraccio dall'Italia, ciao!